Una spada maledetta, realtà alternative e un eroe sospeso tra due mondi. Sono solo un piccolo assaggio di Darkwing, la spada dai sette occhi. Amiche e amici, bentornati al podcast Malazan dei Caduti, il vostro consiglio settimanale non richiesto sulla narrativa dell'immaginario. Come da titolo, oggi parliamo di Darkwing. Mai sentito? Mettetevi comodi, comincia la festa! La spada dai sette occhi è il primo capitolo di una saga dark fantasy che si prospetta di ben 7 volumi, di cui sono già usciti i primi 4 in self-publishing, scritti dall'autore Davide Cencini. Tra l'altro, quest'anno cade il decennale della prima uscita del libro, perciò auguri! Colgo l'occasione per ringraziare di cuore Davide e Rita per avermi mandato questa copia, siete stati gentilissimi. Anche perché, come capirete tra poco, ho apprezzato parecchio questa storia. Vi mostro pure la dedica che Rita, l'illustratrice, mi ha disegnato. Fotonica. Rappresenta il protagonista del romanzo, Peter Klein. Andiamo a dare un pizzico di informazioni. Ci troviamo sulla Terra in un futuro poco lontano. La scarsità di risorse è un problema che sta colpendo ogni nazione, tant'è che la Enerfed sta per collaudare un nuovissimo reattore che può creare energia illimitata. Peter Klein, personaggio sul quale è incentrata tutta la storia, è il responsabile della sicurezza del laboratorio della Enerfed e proprio a causa del suo ruolo si trova nel bel mezzo dell'incidente nucleare durante un esperimento. L'esplosione lo catapulta su Corone, un mondo parallelo che sembra proprio nato dalla fantasia del protagonista, nerd fino al midollo e appassionato di campagne di giochi di ruolo. Su Corone ben presto deve affrontare un pericolo mortale e per farlo è costretto a mettere le mani sulla spada dai sette occhi, un artefatto oscuro che lo investe di un potere e di un ruolo terribili. In pratica, da quel momento, Peter diventa l'araldo di Xagash, dio della distruzione. Il tema principale, seguito da Cencini, è palesemente il viaggio dell'eroe. Peter si pone un obiettivo, comincia il suo viaggio e viene costantemente messo alla prova da fattori esterni o interni. Durante il cammino si fa degli amici oppure perde dei compagni, in 3 tappe principali che compongono questa prima parte della saga. Della trama non posso dirvi altro, non voglio assolutamente farvi spoiler. Voglio però dirvi la mia sui personaggi perché, come avrete capito, si dividono nettamente tra buoni e cattivi. Peter, suo malgrado, deve accettare il peso della spada, un'arma pericolosa perché possiede una propria anima malvagia che tenta di continuo il possessore, mettendolo in difficoltà. Le sfide a cui viene sottoposto Peter non lo fanno diventare più cattivo, riesce a respingere le avance del male e a restare puro. A livello caratteriale mi è piaciuto molto, coraggioso, altruista, divertente e dal cuore buono. È decisamente l'eroe senza macchia che ci aspetteremmo in un classico fantasy, come mi sono piaciuti i personaggi secondari che piano piano entrano in scena. Per prime non posso non nominare la scienziata Jasmine, creatrice del reattore della Enerfed, e Amanda, nipotina di Peter. La loro storyline sulla Terra viene comunque portata avanti nonostante i fatti principali avvengano su Corone ed è una cosa che ho apprezzato. Comprimari importanti sono Lydia e Tom che vengono inseriti lungo la strada e ben caratterizzati con motivazioni forti e legami saldi con Peter. Tom, per esempio, è un piccolo ladruncolo di un piccolo villaggio che vuole evadere da un posto che non gli dà alcuna prospettiva, vuole conoscere il mondo e migliorare nella sua nobile professione. Altro personaggio degno di nota è Liz, che ho adorato per la sua dolcezza. Sono più che sicuro che su di lei ci sia ancora moltissimo da scoprire e che nei volumi successivi la vedrò ricoprire un ruolo più importante. Inoltre, pensando agli antagonisti, mi sarebbe piaciuto venissero approfonditi maggiormente perché ancora non ne sappiamo praticamente nulla, ma sono sicuro che li vedremo meglio in futuro. Per quanto riguarda la stesura del libro, è bene tenere presente che ha avuto una gestazione molto lunga. Le prime idee sono nate tra il 2001 e il 2005 per essere effettivamente pubblicato nel 2012 e rieditato definitivamente nel 2017. Questo comporta che le tematiche affrontate siano decisamente improntate sulla guerra di religione in primis e emerge prepotentemente il clima di paura e terrore causato dall'11 settembre. Ma Davide non si limita a questo, infatti lungo la storia troviamo altri temi
affatto scontati, ma anzi ben trattati. Sto parlando della violenza sulle donne e la difficoltà nel riuscire ad adottare un bambino. Molto difficile trovare elementi del genere inseriti in un fantasy che possiamo definire classico. Sebbene l'incipit, ovvero la realtà parallela a cui si accede a causa di un incidente, non sia innovativo, qui viene trattato in modo originale e con nuove prospettive. Senza alcun dubbio la scrittura dell'autore in Darkwing risulta essere acerba, con diverse pecche dovute ai ritmi e alle caratteristiche proprie del gioco di ruolo, cosa che rende la narrazione a volte macchinosa, in altre prevedibile. Eppure ho dato completa fiducia a Cencini perché l'ho già visto all'opera in Dashing gli ultimi draghi, scritto più di recente e che ho adorato. Trovate la mia recensione qui sopra. Come è ovvio e giusto che sia, si vede la maturazione dello stile di scrittura di Cencini e anche la differenza nelle tematiche trattate. Con questo non sto dicendo che non mi sia piaciuto La spada dai 7 occhi, ma che semplicemente ho notato le differenze rispetto a un altro romanzo scritto diversi anni dopo. In generale il libro mi ha coinvolto e appassionato, tanto da non vedere l'ora di proseguire con il successivo, L'Armata degli Scheletri. Se vogliamo scendere nei dettagli di ciò che non mi è piaciuto, devo nominare la lunghezza di alcune parti in cui la narrazione è stagnante, forse ripetitiva e poco fluida. Mi vengono in mente due situazioni in particolare, ovvero la diatriba con Larrit e la situazione collegata a lui e Lydia, oppure l'attraversamento di Silent Hood. Queste due fasi, a differenza della prima parte del libro, che mi ha intrigato maggiormente. In ultimo, l'ironia del protagonista a volte non mi ha convinto perché sembrava andare troppo oltre, ma in compenso mi sono divertito a leggere tutti i riferimenti alla cultura pop e fantasy che sono stati inseriti nel testo. In conclusione, non posso che fare i complimenti a Davide per l'opera che, nonostante alcuni difetti, arriva al cuore del lettore facendolo appassionare e incuriosire in attesa di poter leggere il secondo capitolo. Vi avviso che se preferite la versione audiolibro, La spada dai 7 occhi è disponibile su Audible e ho visto che è stata molto apprezzata anche lì. Andate a curiosare, vi lascio tutti i link in descrizione. Amiche e amici, spero che questa recensione vi sia stata d'aiuto per comprendere meglio i temi trattati in Darkwing. Ovviamente mi aspetto i vostri commenti qui sotto, sia che lo abbiate già letto oppure no. La discussione prosegue lì. Vi consiglio inoltre di visitare il Linktree in descrizione dove trovate tutti i miei link dei canali social dove vi consiglio di seguirmi. Altrimenti, se volete sostenere il canale gratuitamente, basta lasciare un like, un commento, una condivisione e se ancora non siete iscritti al canale, fatelo subito. Grazie per la compagnia, noi ci si vede alla prossima recensione. Ciao gente!